Ciao a tutti ragazzi, in questo video andremo a vedere uno degli eventi più importanti dell'anno a livello nazionale, ossia la gara dei costruttori. Quest'anno il numero di partecipanti è leggermente sceso, però siamo comunque tanti, circa una settantina, e il livello resta comunque veramente alto, anche perché non c'è suddivisione in categorie, quindi correremo tutti insieme, professionisti e non. Dalla mia gara cosa mi aspetto? Se faccio un'ottima performance mi aspetto di riuscire a finire in finale C, cioè tra la posizione 20 e 30 in qualifica, con il sogno quasi impossibile di andare in finale B, ma quello solo se dovessi fare proprio una prestazione super e dovesse andarmi tutto alla perfezione. Dato che cerco sempre di migliorarmi, credo di avere i maggiori margini di miglioramento proprio in qualifica, dove solitamente oso troppo poco e questo poi mi penalizza tanto perché mi costringe a partire in finali molto arretrate rispetto a quello che posso dare e quindi fare semifinali, bump up, dove come ben saprete l'imprevisto è sempre all'ordine del giorno e ci sono tanti rischi di fermarsi. Devo quindi voglio cambiare mentalità, ragionare meno, gestire meno e rischiare di più. In questa gara ci proverò, ma non è facile e i rischi che si prendono sono tanti. Detto questo, solitamente do poco spazio nei video alle qualifiche, ma questa volta ve le propongo perché sono state tutte veramente tirate, veramente combattute e con molta action. Allora, c'è da fare una premessa per chi non conoscesse il regolamento. La partenza in qualifica è lanciata, cosa vuol dire? C'è un countdown che quando arriva a 0 scandisce l'inizio del tempo, quindi tutti rientrano ai box a circa 30 secondi per fare il rifornimento del pieno di carburante e a circa 15 vanno in pista in modo da passare sul traguardo proprio quando scatta lo 0. Non ho ancora capito perché si sia passati negli ultimi anni a questa formula, personalmente a me fa schifo perché crea solo confusione in partenza. Tutti sgomitano per avere pista libera, per partire davanti, partire per primi o se non ce la fanno per prendere spazio da quello davanti e quindi si crea una gran confusione. Secondo me era molto meglio fare come si faceva tempo fa, dove lo sbandieratore faceva partire uno alla volta i concorrenti. Comunque, detto questo, andiamo in pista. 5, 4, 3, 2, 1 e al tempo attenzione all'uscita box e il meccanico guardate indietro. Altrimenti i piloti non vedono la corsia box. Oddio, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Che rischio! Non so cosa mi ha detto l'istinto questa volta, perché questo sorpasso non lo provo mai tutta la vita. Questa volta l'istinto mi ha detto di buttarmi dentro. Mi sono preso un rischio allucinante e a mente fredda è una manovra sempre sbagliata perché siamo in Q1. Se il sorpasso va male la mia gara finisce qui, ma finisce qui nel senso che torno a casa, raccolgo le briciole di quello che rimane della macchinina e torno a casa e statisticamente è più probabile che un sorpasso del genere finisca male piuttosto che bene perché è un azzardo troppo grosso. Comunque per fortuna è andato bene ed è uscito un sorpasso da panico, mai fatto un sorpasso così all'esterno sul rettilineo, tutte e due pieni, nessuno che ha mollato, tanta roba. Ok, manca un minuto alla fine della qualifica, mi trovo davanti due doppiati, devo cercare di infilarli subito senza perdere tempo e bravi, correttissimi tutti e due, mi hanno dato strada sia uno
sia il secondo, che è stata la macchina che ho sorpassato prima sul rettilineo con quel sorpasso da panico, quindi correttissimi adesso, e bene così perché non ho perso assolutamente tempo. Chiudo la qualifica secondo a praticamente un decimo dal primo e tutto sommato va benissimo così, dato il rischio che mi sono preso sul rettilineo e comunque il traffico che ho trovato davanti, nonostante mi abbiano fatto passare, comunque qualcosa di tempo lo perdi. E nel ranking generale questa qualifica vale il 21esimo tempo. Per entrare nel finale B bisogna stare nei primi 20, 21esimo bisogna migliorare ancora qualcosina. Niente, non ce la possiamo fare. Vogliamo partire davanti, ma anche in questa qualifica finiamo in mezzo al gruppo. Perlomeno non do strada alla macchina rosa dietro di me che mi vuole prendere la posizione e cerco di prendere un po' di margine da chi mi precede per avere un po' di pista libera. Purtroppo siamo ancora in mezzo al gruppo. No, no, non ci credo, ma non ci credo. Primo giro, probabilmente la macchina davanti spegne o buca e io la colpisco perché è in piena traiettoria e non vado fuori pista, ma chiaramente quasi capotto, non so come ho fatto a non capottare, ho perso sicuramente dei secondi, la qualifica probabilmente è già compromessa. Adesso devo, se voglio rimetterla in piedi, devo tirare da adesso fino alla fine, forzare, forzare, forzare e sperare comunque che esca una qualifica buona. Ho già colmato il gap con la macchina azzurra che mi precede. La attacco in tutte le curve, vi faccio vedere perché devo passare il prima possibile senza perdere tempo. Giustamente per lui non è doppiato, quindi non mi dà strada. Grazie, grazie, correttissimo, mi ha allargato in fondo dopo la S, mi ha fatto passare, grazie. E adesso andiamo a caccia della rosa davanti. L'ho quasi ripresa la viola, guadagno tanto soprattutto nella prima parte di pista, sono molto vicino adesso prima della S. È decollato in mezzo alla S, guadagno un'altra posizione, dai che li riprendo tutti, continuiamo a spingere, dai! Ho ripreso anche la macchina bianca e azzurra, ce l'ho lì davanti, ce l'ho nel mirino, adesso attaccherò anche lei. Bravo, correttissimo anche lui, tutti veramente corretti, anche lui in fondo sul curvone mi fa passare, veramente tutti molto corretti in questa manche di qualifica. Nonostante il tamponamento al primo giro, vinco la qualifica alla grande di 2 secondi e questa qualifica mi vale nel ranking il 22esimo posto, cioè non avessi avuto quel problema avrei fatto non so se 17 giri, ma
sicuramente una qualifica da top 20. Peccato, però va bene così, ho fatto il massimo che potevo. Ok, siamo riusciti a partire in testa. Il problema è che il mio meccanico si è inventato una strategia fantasiosa, cioè mi ha messo giù troppo presto, mancano 20 secondi, devo procedere a passo d'uomo per non passare sul transponder prima dello 0, quindi rallento tanto, la macchina gialla e rossa mi passa, ma anche lei deve praticamente fermarsi perché è troppo presto. E alla fine do uno strappo prima del transponder, lo passo di cattiveria perché voglio stare davanti, l'ho fregato proprio sullo start. Lui è il mio avversario principale, lui ha vinto la prima qualifica, io ho vinto la seconda, adesso devo tirare, so che lui mi spingerà da dietro e questo deve spronarmi a dare il 100% per andargli via. Meccanici dietro la riga rossa, grazie. Pronto? C'è nessuno a casa? Grazie. È passato un minuto, lui è sempre lì dietro, mi ha anche guadagnato qualcosa, ma non mollo, non gli do strada, non lo faccio passare. So che lui è correttissimo, non farà manovre azzardate e abbiamo quasi lo stesso passo, quindi lottiamo e vediamo chi la spunta. Dai, ha sbagliato sulla S, lui ha fatto una piccola imprecisione, si è intraversato, adesso ho guadagnato qualche metro, manca un minuto alla fine, questo è il momento buono per scappargli via, anche perché adesso tra me e lui c'è un doppiato che può dargli fastidio, inoltre dietro di lui c'è anche il terzo e adesso la battaglia la faranno loro, io devo andare via e chiudere la manche. Grande qualifica, mi è piaciuta un sacco, mi sono divertito tantissimo, è stata una gran battaglia con la macchina che mi seguiva. Non siamo arrivati al corpo a corpo, io ho tenuto botta e non ho sbagliato, ho spinto dall'inizio alla fine e questa qualifica è top 17, veramente tanta roba. Bene anche stavolta, siamo riusciti a partire davanti, stavolta il timing del mio meccanico è stato perfetto, così non devo rallentare troppo. Siamo come prima, io primo, la macchina gialla-rossa seconda e dietro c'è la macchina in terza posizione, siamo noi tre che faremo battaglia. Attenzione subito, idratazione per i singoli, vai. È passato solo un minuto, ma stavolta ho già preso e allungato un po' sul secondo, sto andando veramente forte, ma non devo rilassarmi, devo continuare a spingere perché sto andando davvero forte, bene così. Qualifica pazzesca come tempo, per 8 decimi manco 17 giri, ma va bene così. Posizione 18 in questa qualifica, sommati alla posizione 17 della scorsa, mi lasciano aperto il sogno della finale B. È dura perché ho ancora un pelo di ritardo da quelli davanti, ma domani dovessi fare la qualifica della vita, posso ancora sognare di giocarmi la finale B e vediamo.
ci siamo questa mattina. Quest'ultima qualifica si svolge la mattina di domenica. Montiamo le stesse gomme che abbiamo usato nelle scorse qualifiche, come diametri, additivo, tutto quanto, ma la macchina è stranissima. Appena tocco lo sterzo non volta e poi chiude tutto di colpo, come in questo caso che vedete nel replay, dove mi coglie impreparato e praticamente mi tira nell'erba. In teoria con questa qualifica non cambierà nulla per la mia posizione finale in griglia, penso anche quasi di abortirla per non rischiare danni, però alla fine decidiamo di provarla lo stesso perché potremmo con un miracolo anche entrare nel finale B. Anche se non sono a posto la provo e vediamo come va. 10 secondi al via. 5, 4, 3, 2, 1. Primo tempo. Ah, male, stavolta male. Siamo partiti nuovamente in mezzo al gruppo. Guardate che casino succede davanti. Una macchina si intraversa ma rimane in traiettoria e la macchina rosa che segue per evitarla va a prato. La macchina che si è intraversata poi si rimette in pista davanti a me e è un casino stavolta perché non ho la macchina in mano, non sono a posto e sono in una mischia a 3, sarà dura. Attenzione che siete tutti attaccati in fondo dopo la chicane, perché... Oh, che rischio, che rischio. Per passare la macchina davanti mi butto tutto all'interno, ma esagero, infatti poi vado largo e la macchina che mi seguiva mi infila, mi fa un gran sorpasso. Mamma mia che brutta situazione qua, pericolo. Nonostante tutto riesco a seguirlo e anzi mi sono avvicinato. Sono contento perché nonostante non sia a posto sto guidando forte sopra i problemi e senza aver tirato i remi in barca. Adesso arrivano dei doppiati davanti, cerchiamo di sfruttare la situazione per riuscire a infilarlo. Eccola, ecco l'occasione che aspettavo. Lui aveva un doppiato davanti molto vicino, probabilmente lo ha infastidito, gli ha dato fastidio e si è scomposto prima di entrare sulla S e io a cannone, infilato sulla S senza perdere tempo, però adesso via, dobbiamo scappare. 30 secondi la tua. Io ci secondi la tua. Sfioro 17 giri anche in quest'ultima qualifica perché era mattina e con la pista più fresca i tempi sono abbassati, però avevo una macchina più brutta e non a posto questa mattina, quindi tanta roba e va bene così. P19 con questa qualifica. Purtroppo non basta entrare in finale B perché finiamo in posizione 22 e saremo i secondi della finale C. Tenendo conto che l'anno scorso mi sono qualificato 41esimo, beh, sono più che soddisfatto del 22esimo posto di quest'anno. Tenendo conto anche che io su questa pista non ho fatto altre prove a parte questa gara, la gara dell'anno scorso e una gara nel mezzo. Quindi sono veramente contento, ma soprattutto anche del mio miglioramento a livello di tempi sul giro. Ho migliorato 1,5 decimi, quasi 2, e sulla prestazione di 4 minuti di qualifica ho tolto 5 secondi, sono un abisso. E i tempi sono assolutamente paragonabili perché sono andato a vedere le temperature dell'anno scorso e c'erano 2 gradi in più, quindi la temperatura era uguale, non è che faceva più freddo, si andava più forte, più lento, la temperatura era uguale. Le macchine che giravano erano tantissime come quest'anno, quindi il grip era uguale e quindi sono veramente tanto contento. Sono certo che questo risultato sia il risultato degli sforzi
che facciamo quando andiamo a fare i test sulla nostra pista di casa, perché ci hanno permesso di fare un ulteriore passo avanti a livello di setup, abbiamo capito delle cose, abbiamo sistemato delle cose, e anche del mio cambio di mentalità in qualifica, cioè ho rischiato senza tirarmi mai indietro e questo si è visto. Detto questo, comunque siamo solo a metà dell'opera, adesso c'è da fare la finale, punto ai primi 2 posti per sognare il bump up nella finale B, e sono fiducioso assolutamente perché mi sento molto più a mio agio sul passo gara in una finale di mezz'ora rispetto alle qualifiche. Per vedere cosa è successo in finale vi rimando al prossimo video. Ciao!